Un binocolo stabilizzato da 16 ingrandimenti che si può usare davvero a mano libera, sia per il birdwatching sia sotto il cielo stellato. Oggi vi racconto la mia esperienza con il Vixen Atera II ED 16x50. Buongiorno a tutti, sono Pier Giovanni Salimbeni, tester e giornalista nel settore ottico dal 1997. In questo video vi parlerò della mia esperienza sul campo con questo interessante binocolo stabilizzato. Negli ultimi anni, infatti, sempre più appassionati si stanno avvicinando al mondo degli stabilizzati, strumenti che permettono di sfruttare ingrandimenti elevati senza l'uso del treppiede, rendendo quindi l'osservazione più efficace. Nel corso della mia attività ho avuto modo di provare molti modelli, ma mancava ancora all'appello il Vixen Atera II, annunciato nel 2024. Oggi, grazie alla collaborazione di SkyPoint, ho potuto provarlo per diverse settimane, sia in mezzo alla natura sia sotto il cielo stellato. In questo video vi riassumerò le mie impressioni principali. Se poi volete è disponibile una recensione su binomania.it. Quindi io direi di iniziare, ragazzi, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale che si comincia subito dopo la breve sigla. A tra poco! Il Vixen Atera II è un binocolo progettato con grande attenzione, soprattutto alla leggerezza, ma direi anche alle maneggevolezza. Lo scafo è in policarbonato con una forma, come vedete, piuttosto slanciata e con rientranze laterali che facilitano molto la presa, soprattutto durante l'utilizzo prolungato a mano libera. L'impugnatura è comoda e l'hand grip permette anche brevi osservazioni con una sola mano o un trasporto rapido sul campo, ad esempio se utilizzate contemporaneamente una fotocamera con teleobiettivo o uno spotting scope. Il peso è leggermente sbilanciato verso gli oculari e questo nell'uso pratico aiuta la stabilità dell'immagine. Nel complesso la sensazione è quella di uno strumento ben assemblato, senza giochi o flessioni, con paraluce anche ben realizzati e regolazioni precise. Il binocolo è impermeabilizzato, è riempito in azoto e quindi è utilizzabile senza problemi anche in condizioni di umidità o pioggia leggera. La messa a fuoco invece è affidata a una manopola centrale piuttosto compatta, che è risultata fluida e precisa. Richiede ovviamente un minimo di pratica perché, come tutti i 16x, la profondità di campo è ridotta e bisogna quindi intervenire spesso sulla ghiera, soprattutto con soggetti in movimento. La distanza minima di messa a fuoco è di circa 12 metri, questo è un valore nella norma per questa tipologia di strumenti. Il sistema di stabilizzazione invece utilizza 2 batterie facilmente reperibili con un'autonomia dichiarata di circa 16 ore. Il consumo direi che mi è sembrato contenuto e la funzione di autospegnimento aiuta comunque a prolungarne ulteriormente la durata. Il vano batteria è facilmente accessibile, anche se la chiusura secondo me non è tra le più robuste e potrebbe essere migliorata, pur non avendo comunque poi dato problemi reali durante le prove sul campo. Parliamo adesso della qualità ottica. Sulla carta il Vixen Atera II si colloca in una fascia di medio-alta, utilizza obiettivi ED, trattamenti multistrato completi e prismi con rivestimenti moderni. Nell'utilizzo pratico ho verificato che l'impostazione privilegia soprattutto la nitidezza al centro del campo, con immagini incise, colori naturali e un buon microcontrasto, caratteristiche che si apprezzano molto sia nel paesaggio sia nell'osservazione naturalistica. Gli obiettivi da 50 mm poi utilizzano elementi a bassa dispersione definiti ED e questo si nota perché, come state vedendo, l'aberrazione cromatica al centro del campo comunque è molto ben contenuta e l'immagine appare luminosa e contrastata. La pupilla di uscita di circa 3 mm poi favorisce la percezione dei dettagli e il contrasto, anche se naturalmente non è uno strumento pensato per il crepuscolo profondo. Gli oculari offrono un campo apparente di circa 60 gradi che si traduce in un campo reale di 3,7 gradi. Non è quindi un campo amplissimo, ma risulta comunque piacevole e non, diciamo così, claustrofobico. L'estrazione pupillare consente generalmente l'utilizzo con occhiali, anche
se bisogna curare un po' il posizionamento dell'occhio per evitare dei blackout. Ho notato infatti che l'allineamento con le pupille è abbastanza sensibile, comunque dopo pochissimi minuti di pratica si trova facilmente la posizione corretta. I paraluce sono ben realizzati, con regolazione a scatti su più posizioni, e nell'uso risultano comodi anche in sessioni abbastanza lunghe. Il sistema poi utilizza prismi a tetto con trattamenti di fase e rivestimenti di alta riflettività. Osservando in direzione del sole, proprio come adesso, guardate la posizione, comunque non ho riscontrato problematiche gravissime, nel senso che si nota ovviamente sempre un po' di luce diffusa nella parte inferiore. Soltanto su luci molto intense come un LED ho notato un sottile spike piuttosto lieve, però visibile a 180 gradi, quindi sull'asse. Poi non l'ho notato invece osservando i lampioni in controluce, e in controluce vi direi che non è un binocolo specializzato per questo genere di osservazioni, però nella maggior parte dei casi comunque l'immagine è leggibile. Solo in alcune situazioni di luce molto critica, quindi situazione assolata come oggi, faccio fatica a tenere gli occhi aperti, si può vedere una leggera velatura nella parte inferiore del campo. Per quanto riguarda l'aberrazione cromatica, grazie agli obiettivi ED al centro del campo è molto contenuta, anche osservando soggetti difficili come rami contro il cielo o rapaci in controluce, e non ho notato frange invasive. Soltanto andando a cercare il difetto in condizioni critiche si può percepire una lievissima traccia che comunque appunto è molto lieve, ma è un risultato secondo me che considero decisamente buono per uno strumento di questa tipologia. Guardate ad esempio adesso le Alpi. Ai bordi del campo il cromatismo aumenta leggermente come normale, ma rimane moderato e comunque poco invasivo. La curvatura di campo è presente, ma è contenuta, e la perdita di nitidezza diventa percepibile verso l'80% dal centro del campo, e nell'uso pratico la zona centrale, che poi è quella che più si sfrutta, resta veramente molto valida. La distorsione invece è ben controllata. Ho notato un po' di distorsione a cuscinetto portando delle linee rette verso il bordo, ma durante il panning, anche se io non sono molto sensibile all'effetto globo, l'immagine mi pare che resti comunque molto naturale. Nell'utilizzo astronomico complessivamente l'immagine è nitida, la stabilizzazione aiuta molto anche a mano libera, si nota soltanto una perdita di puntiformità stellare verso l'85% dal centro del campo, che magari può migliorare leggermente con le stelle un poco più flebili. Comunque all'estremo bordo compare, come sempre un po' in tutti i prodotti, una combinazione di come e astigmatismo, ma comunque è una porzione molto periferica che incide all'atto pratico in maniera soggettiva e secondo me poco sull'osservazione reale. Adesso ragazzi passiamo alle mie impressioni pratiche sul campo. Nel birdwatching vi devo dire che ho apprezzato questo binocolo, soprattutto nell'osservazione a media e lunga distanza, perché è più che con soggetti molto vicini. Si è dimostrato infatti particolarmente efficace con rapaci in volo o posati, dove i 16 ingrandimenti stabilizzati permettono davvero di cogliere dettagli che con strumenti meno potenti risultano difficili da ottenere. L'ho utilizzato anche in ambienti umidi, in palude, qui ai 7 Termini, e anche in zone con ampi specchi d'acqua, dove ho potuto comunque osservare senza difficoltà garzaie lontane, posatoie e soggetti distanti. La messa a fuoco richiede un poco di pratica come sempre, ma dopo un breve periodo di adattamento vi devo dire che l'utilizzo diventa naturale. Un altro aspetto che mi ha colpito è anche comunque che in presenza di un po' di turbolenza il binocolo resta comunque nitido, perché ha solo 16 ingrandimenti e quindi c'è ancora una buona percezione del dettaglio. Grazie questo all'osservazione comunque binoculare. Quindi lo reputo migliore, più diciamo così facile da usare rispetto agli spot and scope di piccolo diametro. Per quanto riguarda invece l'osservazione del paesaggio, come oggi è secondo me ottimo, nel senso che non è piccolissimo, comunque ha un peso relativamente contenuto e soprattutto la possibilità di utilizzarlo senza treppiede rappresenta un vantaggio reale. Con 16 ingrandimenti stabilizzati infatti è possibile individuare facilmente baite lontano, dettagli sulle Alpi, croce e tanto ancora, che con un classico 8-10x restano spesso intuibili. In questo contesto quindi ho trovato utile comunque utilizzare entrambe le modalità di stabilizzazione. Diciamo che la modalità V1 è più naturale durante il panning secondo me, mentre la V2 è preferibile quando ci si ferma a osservare i dettagli, perché offre un'immagine leggermente più stabile.
Vixen Atera secondo in V2 mod a mano libera. Con una mano sto tenendo lo smartphone accostandolo semplicemente all'oculare. Ho dovuto togliere il paraluce in gomma perché non potevo purtroppo sfruttare i miei adattatori, e vedrete che comunque l'immagine è decisamente stabile. Adesso vedo se riesco con una mano a sbloccare la stabilizzazione, guardate. Ok, stabilizzazione sbloccata. Questa è la situazione a mano libera 16x, e questa adesso è la riattivazione del sistema, quindi è decisamente molto funzionale secondo me. Montato sul cavalletto è un po' un problema, come starete vedendo nei video e nelle foto, perché c'è il vano batteria, quindi io l'ho appoggiato in obliquo su un supporto di legno, ma comunque mi sono trovato meglio alla fine o con un semplice sacco di fagioli o utilizzandolo con la stabilizzazione accesa, perché funziona molto bene. Al crepuscolo si percepiscono i suoi limiti, perché comunque è un binocolo poco luminoso con una pupilla di uscita di solo 3 mm, e direi quindi di scegliere altri formati. Nell'astronomia invece il Vixen Atera secondo mi ha particolarmente convinto, ovviamente in proporzione al suo diametro e al suo formato. Buonasera a tutti ragazzi, prima serata osservativa con il Vixen Atera secondo. Vi confermo questa sera di poter beneficiare di un discreto cielo. Infatti è piovuto e quindi le condizioni questa sera di cielo sono molto terso. Ho utilizzato sia la prima modalità di stabilizzazione che la seconda modalità di osservazione. Allora, che cosa ho apprezzato proprio dal punto di vista pratico? In primis ho apprezzato gli obiettivi, perché comunque sono decisamente molto luminosi. Vi devo dire che in un cielo medio inquinato come il mio si apprezza particolarmente il ventaglio della nebulosa di Orione, proprio una bella immagine, paragonabile per luminosità a quella forse di un buon rifrattore da 70 mm a basso ingrandimento. Le immagini al centro sono puntiformi. Inoltre la perdita al bordo inizia a evidenziarsi verso l'85%. Direi che a volte, spaziando tra costellazione e costellazione, con stelle molto flebili, potrebbe essere addirittura un 90% in certi casi, però rimanendo cauto direi che le stelle iniziano a deformare dalla puntiformità a un po' di coma e astigmatismo verso l'85%, aumentando questa distorsione, chiamiamola così, verso il bordo. La luminosità dei 50 mm unita ai 16x mi ha consentito di vedere comunque bene anche gli ammassi stellari in auriga, apprezzabilissimo l'ammasso stellare M35 nei gemelli e veramente stupende le Pleiadi. Puntiformi con tante stelle di contorno, e il sistema di stabilizzazione funziona a mano libera senza particolari problemi, anche osservando verso lo zenith. Io ho provato le due modalità. Una tendenzialmente la prediligo magari nei panning veloci, però è più una questione di ampie oscillazioni che noto più nell'osservazione terrestre. Nell'osservazione astronomica vi devo dire che la modalità proprio per le micro movimenti, le micro vibrazioni è perfetta. Ho osservato la maggior parte delle stelle doppie all'interno della costellazione di Orione senza particolari problemi. Non sono riuscito onestamente a percepire bene le 4 stelle del trapezio, direi che forse ne ho viste 3 e l'altra era un po' difficile da percepire. Guardate anche adesso con una mano sola, immaginate l'osservazione con 2 mani, comunque avete la possibilità di appoggiare la parte inferiore del palmo sotto lo scafo ottico, e oltretutto comunque questa armatura non si raffredda tantissimo. Devo dire che lo sto gestendo bene anche a mano libera. Altre considerazioni che ho da farvi possono essere quelle dell'osservazione di Giove. Ovviamente a 16 ingrandimenti non potete vedere tantissimo. Si nota comunque un ottimo, secondo me, contenimento del cromatismo residuo, perché le immagini sono nitide, si vede bene la sfericità del pianeta, non vedo dettagli interni, però sono molto luminosi i satelliti galileiani. Poi per quanto riguarda l'osservazione delle galassie, centro suburbano, guardate comunque tutte le luci che ci sono qui intorno, e ho osservato senza problemi M81 e M82 all'interno della costellazione del Grande Caro, quindi dell'Orsa Maggiore.
Orione, dopo un 20 minuti, insomma, che la mia pupilla di uscita, non adesso, si era abituata, vi devo dire che era un bel discreto ventaglio, Cioè la mia considerazione sul fatto che sia luminoso come un bel rifrattore da 70 mm, 65-70 mm di alta qualità, ovviamente agli stessi ingrandimenti, forse anche un po' di più, è quantomeno secondo me veritiera. Prima di andare in casa, anche se ormai il faretto mi ha rovinato la dilatazione pupillare, un ultimo sguardo comunque oggetti puntiformi come le Pleiadi. Scusate se sposto un attimo il faretto, lo vorrei fare di nuovo. Guardate, ce l'ho proprio qua, non sono lo Zenith ma quasi, l'immagine comunque bella, e pensate che col faretto puntato verso il binocolo non si vede luce diffusa. In questo caso adesso le mie pupille sono capocchie di spillo, e anche con una mano vi devo dire che riesco a vedere la duplicità di alcune componenti delle Pleiadi. In questo frangente le stelle sono molto puntiformi, anche perché io ho meno astigmatismo, visto che la pupilla si è ristretta per la luce. Insomma, entusiasmante. Direi che possiamo quindi adesso, ragazzi, arrivare ai pregi e difetti. Tra i pregi sicuramente la stabilizzazione, che è efficace e versatile grazie alle sue due modalità e permette davvero a mano libera di sfruttare i 16 ingrandimenti. Ho apprezzato comunque anche molto la qualità dell'immagine al centro del campo, perché è nitida e contrastata con un'aberrazione molto contenuta grazie ai vetri ED. Inoltre, in molte situazioni può rappresentare una valida alternativa a un piccolo spotting scope contropiede. Buono ma non eccellente il contenimento della luce diffusa, dovete un po' magari imparare a gestire anche le mani per difendere un poco diciamo così, la parte esterna dove ci sono gli obiettivi, perché non hanno paraluce, ma comunque anche nell'uso osservativo di rapaci io l'ho sfruttato. Per quanto riguarda invece i difetti, il campo reale è un 16x50, non è amplissimo, e questo rende il puntamento un po' meno immediato se siete neofiti. La messa a fuoco comunque è rapida, richiede un minimo di pratica, così come l'accostamento degli occhi agli oculari, ma questo vedrete che con le ore, già dopo un paio d'ore, secondo me non dovreste avere problemi. Poi, per il formato che ha, la profondità di campo è un po' ridotta e quindi tipica di strumenti di questo ingrandimento, mentre il vano delle batterie magari poteva essere un poco più robusto e magari protetto, però vi devo dire che non c'è poi null'altro di cui lamentarsi con questo prodotto. In conclusione, secondo me, ovviamente, il Vixen Atera secondo ED 16x50 si è dimostrato un binocolo stabilizzato, ben progettato, con un buon equilibrio tra qualità ottica, peso e prestazioni sul campo. Non è uno strumento universale, ma dà il meglio di sé nelle osservazioni a media e lunga distanza, nell'osservazione del paesaggio, nel birdwatching magari osservando i rapaci in lontananza, e in astronomia, dove la stabilizzazione vi consente veramente di sfruttarlo e di sfruttare il potere distruttivo dello strumento anche appoggiati comodamente sul lettino solare. Al momento della realizzazione di questo video il prezzo indicativo è di circa 1.500 euro. Io ringrazio come sempre Mauro Narduzzi di SkyPoint per aver messo a disposizione l'esemplare oggetto della prova. Potete acquistare il binocolo direttamente sul sito di SkyPoint utilizzando il link qui sotto. Come sempre tengo a precisare che le impressioni che avete ascoltato sono personali e imparziali, frutto esclusivamente delle mie prove pratiche sul campo. Se volete leggere la recensione completa con tutte misure, stime, tabelle, foto eccetera, la trovate su binomania.it. Se il video, ragazzi, vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le prossime recensioni. Vi aspetto anche sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli e sul mitico forum di Binomania. Inoltre, se volete conoscere indiscrezioni, anteprima, comparative dietro le quinte del mio lavoro, esiste l'abbonamento che si chiama Binomania Insight, lo trovate qui sotto. Con circa 5 caffè al mese, che spero mi offrirete volentieri, avrete la possibilità di entrare ancora di più all'interno del fantastico mondo dei binocoli e degli strumenti ottici e digitali. Insomma, non vi rubo altro tempo, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!